Attenzione, attenzione, sta per iniziare il video del 100-500 Canon. 100-500 Canon. Sì, ragazzi, vale la pena dirlo. Ma quanto è bello! Ma sì, parto da questo. Ma quanto è bello questo obiettivo! Lasciatemi fare il romantico una volta ogni tanto. Quanti si acquistano la moto o l'automobile e scendono di notte in garage per andarla a vedere, per far scorrere la mano su questa lamiera così lucidata, pregustando? Beh, questo obiettivo ha lo stesso effetto su di me, è così bello anche esteticamente, rappresenta davvero un salto in avanti rispetto ai bianconi o ai bianchini Canon. Qui c'è materiale bello, un design, una forma, mannaggia, è bello, cioè diventa quasi desiderabile anche soltanto a vederlo. Poi certo non servirebbe a niente se le foto non sono grandi foto, ma purtroppo sono anche belle foto, cioè è anche bravo nel rendere le immagini. E allora è amore a prima vista, c'è niente da fare. Parliamone, non prima di aver ringraziato Gabriele, Luca di RCE Foto Livorno, perché è grazie a loro che riesco a parlarvi di questi obiettivi, a raccontarvi la mia esperienza di fotografo con questi gioielli che trovate nel mercato dell'usato. Mi direte, ma questo è uscito da pochissimo, così come la R100 o altre camere e obiettivi che vi ho mostrato, ma li trovate e anche, insomma, a un prezzo un po' diverso nel mondo dell'usato. Bene, grazie a RCE Foto Livorno e adesso parliamo di questo bestione. 9 lamelle di diaframma, trovo 20 elementi in 14 gruppi. È un po' dimagrito rispetto al precedente esemplare. La distanza minima di messa a fuoco è meno di 1 metro e il rapporto di riproduzione è di 33x, quindi niente male, assolutamente niente male. Il dato che colpisce di più sono questi 1370 grammi, quindi più lungo ma più magro, dimagrito, pesa meno e soprattutto il peso è distribuito molto meglio. Resta da 77 mm il filtro per la lente frontale, cambia il paraluce. A me piace di più, ma non è esente da critiche. Qualcuno dice che è un po' troppo vistoso, qualcuno che la finestrella tende un po' ad aprirsi. Per angolare l'obiettivo si interviene su questo pomello, su questa rondella zigrinata, molto ben realizzata, solida, molto facile da azionare ed ecco che con molta scorrevolezza l'obiettivo si muove. Questa è la finestrella inserita nel paraluce per controllare e muovere i filtri. E poi non viene via? No, perché ancora una volta, per fortuna, è inserito questo blocco che lo rende quasi un tutt'uno con l'obiettivo. Non dimentichiamo anche una cosa dal punto di vista estetico, lo abbiamo detto, è bello, cioè l'occhio vuole la sua parte. Un paraluce bianco, un po' come avviene per i super tele, quindi Canon ha abbandonato quel policarbonato nero liscio e ci dà questo che sembra, anzi è assolutamente più solido, perché vi ho detto sembra un tutt'uno, ma è anche molto bello e piacevole al tatto. In altre parole continua questa evoluzione anche nel senso estetico, nel senso dei materiali. La ghiera che ogni obiettivo del corso RF porta in dote una nuova ghiera alla quale si può associare un comando a piacere. Avanza con dei piccoli click come fosse il pomello di una cassaforte che fa aprire una combinazione. Veramente ben realizzato. Anche questo anello della messa a fuoco, ridotto, piccolo, comodo comunque da azionare. E poi tutti i comandi che servono per un obiettivo di questa levatura. Li andiamo a vedere subito, ma certo. Cominciamo con che cosa? Con il settaggio della distanza. Qui abbiamo soltanto 2 posizioni, e cioè possiamo andare a settare full, quindi l'obiettivo corre per tutta la sua lunghezza focale, oppure lo limitiamo dai 3 metri in avanti. È un buon vantaggio che diamo in questo caso all'obiettivo. Poi abbiamo invece quello del AF o MF, quindi manual focus, autofocus, lo stabilizzatore per renderlo attivo oppure escluderlo, e i 3 modi per la stabilizzazione. Niente di nuovo sotto questo comparto, se non che fa ancora meglio di quello che faceva il suo predecessore. E voi sapete come lo chiamo? Lo chiamo il re, è un obiettivo straordinario. Questa volta abbiamo un 100-500 e già non sarà sfuggito a nessuno che questa volta ci sono 100 mm in più di lunghezza focale. Proseguiamo ancora nella descrizione dell'obiettivo con questa ghiera che sto azionando, che molti di voi sapranno
serve a bloccare la lunghezza focale. Posso scrollare quanto voglio o appendermi all'obiettivo e lui resterà così. Basta appena sbloccarlo, ecco, come avete visto, scende un po' da solo per gravità. Però è ben frizionato. È molto utile questa funzione soprattutto quando andiamo a puntare in alto, non tanto quando siamo a 500, ma per l'appunto quelle lunghezze intermedie, ancora di più se ci montiamo il paraluce oppure un filtro che appesantisce la parte sommitale, quindi con la camera inclinata così, se non andiamo, non dico a chiudere, ma a frizionare quel pochettino, vedete come tutto adesso è un po' più impegnativo. Se vado a chiudere non lo muovo proprio. Bene, presente anche sugli altri modelli 100-400, trovo una funzione molto utile. Anche questa bella gomma pratica per andare a variare la focale. Questa volta lo abbiamo detto, parte sempre da 100 ma arriva a 500. Beh, è davvero utile. Però mi direte, si è perso qualcosa. E già, siamo sempre lì, guadagniamo quei 100 mm in più, però dobbiamo lasciare quello mezzo, 2/3 di stop e non ci fermiamo più a 5-6 ma arriviamo a 7-1. Non è 6-3, è 7-1 e può aver spiazzato un po' qualcuno. Prima di parlare di quello volevo ancora mostrarvi un dettaglio di questo obiettivo. Anche la staffa si giova di un design tutto nuovo, ma decisamente meglio, ma molto meglio di quel gancetto presente sul 100-400. Bellissima, ma ha un design magnifico, mi piace davvero tanto. E poi la finitura semi-satinata, insomma è un bell'oggetto, ve l'ho detto, sono partito proprio dalla descrizione della qualità al tatto e anche agli occhi di questo bellissimo obiettivo. La staffa non solo è allargata, è più, diciamo, convincente sul cavalletto, è anche più afferrabile se non voglio usare il cavalletto, molto meglio anche l'aggancio quando abbiamo un monopiede e riusciamo quindi ad agganciarlo in questa maniera con la mano. Però già che c'erano, perché non fargli un attacco rapido Arca Swiss che avrebbe aiutato un po' tutti noi? È una cosa di cui sento un po' la mancanza e che invece in altri obiettivi, magari della concorrenza, trovo già bella e pronta. Perché in definitiva o cambio il mio anello, e qui posso effettivamente farlo, rimuoverlo dal mio obiettivo, però è sempre insomma una spesa, oppure mettere una piastra, ma anche quella è un aggiuntivo che insomma, se non c'è è meglio, o per meglio dire, se la piastra è nativa, tanto di guadagnato. Sì, lo so, è nuovo, per forza allora è tutto più congeniale, non è solo più bello la sua veste, il suo vestito, ma anche questi pulsanti sono un pochettino più annegati, sono più moderni, si sente dove sono lo stesso, si muovono come gli altri, un po' più secchi, più decisi, insomma, tutto è migliore perché è un po' più moderno. Le gomme anche sembrano più nuove, per quanto siano morbide come gli altri quando vengono prodotte di fresco. Bisogna vedere se anche queste opacizzeranno un pochettino. Spero di no, e comunque vi ho insegnato come fare a rinnovarle in un video tutorial. Bello l'obiettivo, ok, parliamo della qualità del file. No, non ancora. Lasciatemi dire una cosa. Se c'è qualcosa che imputava un po' al vecchio modello era un peso eccessivo. Qui c'è stata anche una cura dimagrante. Pesa 2 etti in meno. Vi assicuro che 2 etti in meno sulla carta rispetto a 1570, 1370, insomma. Però vedete da quanto tempo ce l'ho in mano e vedete anche che una volta esteso non si sbilancia troppo. Non sono i 2 etti in meno, è il peso distribuito meglio. Questo è un passo avanti davvero notevole. Il filtro è rimasto quello da 77, lo schema ottico leggermente dimagrito anche quello, ecco anche perché pesa meno, non solo nuovi materiali compositi, ma c'è un pochettino di vetro in meno nello schema ottico dell'obiettivo. Venendo alle immagini, ma di cosa vi devo parlare? Dei dettagli tecnici. È un obiettivo di quelli al di sopra di ogni sospetto, funziona benissimo, è velocissimo, è nitido dal centro ai bordi del fotogramma, non ha decadimento appunto del dettaglio come altri zoom,
è un 5x rispetto al precedente che era un 4x, vignettatura contenuta, dettaglio nitidissimo, certamente lascia qualcosa sul campo, ma è più una questione di gusti. Aggancia il bersaglio, gli sta dietro, è fantastico, quindi concentriamoci piuttosto su che cosa? Su una domanda sola, e cioè sono disposto a pagare il prezzo che viene richiesto per questo obiettivo, soprattutto così preso in relazione al precedente che era un 100-400 già costoso di suo, perché in definitiva ci sono insomma 300-400 euro che non sono pochi, però non sono nemmeno tantissimi per arrivare a questo modello. Non è esente da critica di che cosa, per esempio, sì, la finestrella del paraluce ogni tanto si apre e vabbè, la andremo a chiudere. Il moltiplicatore di focale, siamo un po' al limite perché 7.1 con l'1.4 siamo un po' al limite, però anche montato in condizioni di luce buona sembra neanche di averlo, è veramente strepitoso. Lo stabilizzatore di primo livello, c'è poco da dire, è veramente un ottimo obiettivo, la velocità dell'autofocus, ve l'ho già detto, quindi piuttosto impariamo ad usarlo, usciamo di più a fotografare, tanto più se ci siamo comprati un obiettivo bello come questo, perché è di quelli veramente performanti, direi quasi esente da critica, ma contano soltanto i gusti personali e le nostre singole esigenze. Canon, perché mi hai fatto questi nuovi attacchi dietro che devono per forza essere incastrati così, secondo il segno? No, era tanto comodo inserirli in qualsiasi modo, si chiudevano, stavolta no. Con la nuova serie R o li metti dove c'è la tacca o non si chiudono. Io ero molto più felice prima, però riconosco che il design di questi copriobiettivi posteriori forse è migliore, la praticità un po' meno. E allora andiamo a montarlo qua su una bella fotocamera come la R5, sganciati di qua. L'accoppiamento è straordinario anche dal punto di vista dell'estetica, bellissimo questo raccordo, mi piace molto, è nuovo, vabbè, piace un po' a tutti quanti. Ragazzi, mi sta in mano così e riesco anche a fotografare molto più a lungo con questo obiettivo rispetto al precedente. È vero, un 7.1, ma allora la domanda è proprio questa: ci servono davvero quei 100 mm in più e un diaframma più chiuso che poi si risolve in che cosa? Che quando estendo a 400 o a 500 mm il mio obiettivo diventa un pochettino più scuro ed essendo un 7.1 invece che un 5.6 potrebbe forse mettere anche un po' in difficoltà l'autofocus, potrebbe deteriorare quello che è lo stacco dei piani, la pastosità del fuorifuoco. Però è anche vero che quando serve quei 100 mm in più avvicinano il soggetto e a me fanno molto comodo. Certo, la differenza fra il vecchio 100-400 seconda versione e questo 100-500 c'è. Qual è la differenza? Io sostanzialmente, forse anche per una questione generazionale, sono abbastanza affezionato al vecchio look, un pochettino più fotografico in senso analogico piuttosto che questo che è digitale. E allora molti di voi come me si staranno domandando: cambio il mio vecchio 100-400 seconda serie in favore di questo? Beh, ve lo dico fra poco, cuore e sentimento, sì, ma in mezzo a questi due poli ce n'è anche un altro non secondario, cioè il portafogli, perché la differenza è parecchia. Perché la scelta fra cuore e ragione. Come look fotografico, forse, per quelli della mia generazione, il 100-400 ha ancora qualcosina in più da dire, soprattutto in termini di piacevolezza dell'immagine. Forse perché, chi lo sa, può ricordare un pochettino di più quella che era la pellicola, quella buona. Questo è superiore in tutto. Dove andate a mettere a fuoco, voglio mettere a fuoco là, lui c'è già arrivato, voglio mettere a fuoco là, lui c'è già arrivato, è di una velocità stratosferica, pesa meno, è più leggero, ci sono 100 mm in più. Il professionista, la scelta della ragione, non avrebbe dubbi, evviva il 100-500. Il cuore dice forse un'altra cosa, e allora a voi la scelta. Comunque sia, sono degli obiettivi
stratosferici. Ciao a tutti amici, vi aspetto ai prossimi video e vi aspetto anche ad una comparativa diretta fra questo e il vecchio Leone 100-400 seconda serie.